Ciao, io sono Giulio Vita, sono un italiano cresciuto in Venezuela, scusate il mio tagnolo. E nell'anno 2007 studiavo giornalismo a Caracas. Durante una manifestazione contro il governo sono stato arrestato dalla polizia e torturato dai militari, accusato di guarimba. Per il governo venezuelano significa guarimba fare casino, però per gli indios venezuelani guarimba significa posto sicuro. 2 anni dopo questa esperienza sono stato vittima di un sequestro. Poco dopo ho deciso che era il momento di tornare in Italia. Così. Allora, però qui ho deciso di andarmene a Madrid a studiare cinema. Lì ho conosciuto Sara, la mia compagna, che studiava Belle Arti, era un'illustratrice. Dopo che ci siamo laureati ci siamo resi conto che quelli che studiano arte non hanno un lavoro, almeno in arte. Allora io ho deciso di tornare alle mie radici e di tornare nell'unico posto dove tutto è possibile, in Calabria. Allora mi sono spostato con la mia ragazza in Calabria per fare un festival di cinema indipendente, basato sulla meritocrazia, non di tappeti rossi ma tappeti verdi. E siamo andati là e abbiamo scoperto un cinema all'aperto, abbandonato, di 938 posti e ci siamo messi a ripararlo. Abbiamo parlato col proprietario e l'abbiamo iniziato a riparare. La prima edizione ha portato più di 1000 persone ogni sera. Io durante questo processo ho imparato un bel po' di cose e oggi voglio condividerle con voi. Quest'anno sarà la terza edizione della Guarimba e vabbè, cosa ho imparato? Diciamo, ok, investi nei tuoi sogni tempo e denaro. Appena siamo arrivati lì abbiamo preso tutti i nostri risparmi che erano scarsi, eravamo artisti, e ce li abbiamo messi per fare il festival e abbiamo lavorato 18 ore al giorno per fare questa cosa. Se non credi tu nei tuoi progetti, chi lo farà? La seconda, rispetta i tuoi valori. Quella è una foto che ho preso prima che mi prendessero, grazie. Quest'anno porteremo per la prima volta in Italia a Vimeo, la più grande piattaforma video. E tutti mi hanno detto, ma perché non lo portate a Roma o a Milano? Tanto troverete più sponsor, no? Perché in Calabria chi vuole investire. Però no, la cosa bella, la vera innovazione è portare il futuro lì dove ancora si vive in passato. Dopo. Ok. Crea una rete di persone che condivida le tue motivazioni. È molto importante la rete. Io oggi sono qui grazie a una rete di persone che credono in questo progetto. Abbiamo persone infiltrate in redazioni di giornali, in amministrazioni culturali. Allora quello ci fa che abbiamo fatto un tour l'anno scorso in America, siamo andati un tour in Spagna, siamo stati in Egitto, tutto grazie a tutte queste persone che credono in questo progetto. Allora non abbiate paura di chiedere, ho bisogno di aiuto, aiutami. Il mondo è pieno di sognatori come me, stupidi, però ci sono ancora di più gente che vogliono aiutare questi sognatori e sono necessari, sono la benzina di questo sogno. Immagina il tuo progetto da adesso a 10 anni. Non c'è un giorno nella mia vita che io non mi sveglio e immagino il catalogo della Guarimba del decennale, che sarà una figata. Io lavoro ogni anno per quel catalogo. Tutto si trasforma. Hai la capacità di attirare forze positive. Questa è la parte new age di tutto, del talk. Beh, infine hanno suonato i Pink Floyd con tutta la psicodelia, posso permettermi. Allora, l'importante è questo, essere onesto con se stessi e essere onesti con il tuo progetto. Non so spiegartelo perché sono ateo, però credo un po' in queste cose, allora sii onesto, qualcosa di buono succederà, ci tenevo a dirvelo. Tutto è migliorabile. Ci sono 2 tipi di arroganza. In Calabria abbiamo l'arroganza brutta, crediamo che siamo i migliori in tutto, perché un po' lo siamo. La seconda invece è l'arroganza buona che dice io posso essere il migliore e devo dimostrarlo ogni giorno, ma non a voi, a me stesso devo dimostrarlo. Allora, facendo così, credendo che tutto è migliorabile, sempre sarai in concorrenza con te stesso, allora sarai imbattibile. Mica cazzi. Ascolta tutti, anche chi non rispetti, soprattutto quando sei in una piccola realtà con un'idea incredibile. Hai bisogno che questa idea abbia un buon contenuto, una buona forma per inviare questo messaggio. Soprattutto ascolta gli imbecilli, non perché devi cambiare il contenuto del tuo messaggio, ma la forma in cui lo dai. Spam, parla con tutti sempre del tuo progetto, non sai chi ti sta ascoltando. Infatti ho spammato Riccardo e mi ha invitato qua. L'ultimo mio consiglio per voi questa sera è la cosa più importante che ho imparato. Fallisci, non c'è un'altra strada per il successo, ok?
Siamo troppo abituati nell'educazione occidentale, tranne Montessori, quella santa, però l'educazione occidentale ci insegna che fallire è una cosa sbagliata, che quello è fallito, allora non vale. Invece no, ragazzi, avere successo è molto pericoloso. A me piace pensare che la guarimba è una serie di fallimenti che ogni tanto capita che sono un successo, ok? Ovviamente imparate, non fate che fallite e fallite la stessa cosa, no? Vabbè, avete capito. Per ultimo voglio dirvi una cosa, veramente vi ho mentito, la guarimba non è un festival di cinema, la guarimba è un atto di resistenza, perché riportare il cinema alla gente al cinema ogni anno per noi è la cosa più importante che possa esistere, perché crediamo nella cultura come un dovere e come un diritto. Noi dal secondo anno non abbiamo più il cinema che abbiamo riparato e per noi è stato un po' un fallimento perché non ce l'hanno prestato più, abbiamo detto cavoli che facciamo? Però abbiamo reinventato tutto, abbiamo preso un parco pubblico, abbiamo chiamato Airstream, il più grande distributore di schermi gonfiabili, e abbiamo creato un cinema là dove non c'era. E questo terzo anno continueremo in quel parco. E questo per dirvi che veramente uno può fare tutto, non deve scusarsi di che non ho le risorse, non ho il tempo. Non è vero, tutti possiamo fare tutto. Io finisco qui, grazie a tutti.